Insegna matematica, ha una passione seria per l'algebra e gli origami e fin qui quasi nulla di strano. Poi però la nostra protagonista che vive a Trento si appassiona anche alla spugna di Menger, che è un particolare frattale tridimensionale descritto per la prima volta negli anni '20. L'utilità è tutta da capire. È un cubo meno noto di quello di Rubik, ma è un suo parente stretto. Comunque è uno degli oggetti matematici più belli e più affascinanti che ci siano. Dalla redazione TGR di Trento, Linda Stroppa. Via la finestra, smontata appositamente da un falegname. Ecco il primo modello al mondo del quarto livello della spugna di Menger mentre viene prelevato dalla gru. A realizzarlo nella sua abitazione è Serena Cicalò, professoressa di matematica in un liceo di Trento. Mai avrebbe immaginato con la sua creazione, fatta dall'equivalente di 160.000 piccoli cubi, di battere il record mondiale. Tutti avevano tentato di costruirlo con la tecnica con cui la prima persona in California, un origamista che si chiama Gianni Moseley, aveva fatto il primo cubo. Nella tecnica classica si sarebbero fatti 160.000 cubi e poi assemblati. Nel mio caso invece i cubi nascono dall'intreccio di queste strisce. Per farlo una corsa contro il tempo, 15 mesi di lavoro, notti insonni e un pizzico di pazzia. Il suo cubo, 25 kg di peso, chilometri e chilometri di carta trasformati in origami, ha preso forma nella sua cucina, salvo poi realizzare che non ne sarebbe uscito facilmente. Per questo ha chiesto aiuto ad alcuni falegnami. Per lei, di origine sarde, un dottorato in algebra alle spalle, è un sogno che si realizza. La spugna di Menger, descritta per la prima volta nel 1926, mostra uno spazio nullo con superficie infinita. Avevo preventivato subito 4 anni di lavoro, poi dopo, una volta che il progetto era pronto, mi sono ridotta, ce la faccio in 2 anni, poi mi sono data fretta e sono diventati 15 mesi. Questo è un oggetto matematico e quindi essendo anche appassionata di origami, un modo un po' per vedere che sia con la matematica che con l'origami si possono fare cose veramente grandi e belle. Il quarto livello di Menger ora approderà al convegno nazionale di origami prima di essere esposto, almeno temporaneamente, nel liceo Rosmini di Trento dove Serena insegna. C'è stato un momento in cui hai pensato no, lascio perdere, non vado avanti? No, manco un attimo, anzi, è stata proprio una droga, nel senso che c'erano i giorni in cui ci lavoravo 15 ore e i giorni in cui magari avevo da lavorare, però non è passato un giorno in cui non abbia dedicato almeno 1 o 2 ore del mio tempo. Anzi, mi svegliavo, avevo un motivo per svegliarmi, detto proprio non vedevo l'ora di avere il tempo per dedicarmi a lui.